Chi è tornato? Ciao ragazzi, come state? Spero bene, spero sinceramente bene. Io sto. Oggi volevo fare un video molto diverso dal solito, o meglio, avevo in realtà in programma di parlarvi di Anteprima 400, delle prossime novità in uscita, degli acquisti che ho fatto in questi mesi. Avevo voglia di rimetterci la faccia, insomma. E poi è successa una cosa incredibile. Puff, magia. È uscito l'annuncio del trailer di Superman, del nuovo film. E quindi ho pensato che poteva essere un'ottima occasione per parlarvi di una cosa molto importante e di una riflessione che ho fatto nel corso delle ultime settimane. E cioè che per una serie di motivi Superman potrebbe andare molto male al botteghino. Questo è necessariamente un male? Questo è un giudizio qualitativo? Lo scopriamo più tardi. Ovviamente, come al solito, le premesse sono importanti e quindi prima di incominciare a raccontarvi quello che penso e le opinioni che ho sviluppato su questo tema, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, a lasciare un commento, a lasciare un like, farci sapere anche un pochino che cosa ne pensate voi di questo tema, magari anche alla fine di questo video. Insomma, rimanete e seguiteci per sapere un pochino che cosa effettivamente ne penso e se vogliamo confrontarci anche qua sotto nella sezione commenti. Per noi tutto questo è importantissimo. Storia dei fumetti e cinema è un progetto e per essere sostenuto ha bisogno di queste piccole azioni che da parte vostra sono veramente piccolezze e per noi sono di vitale importanza. Comunque avete visto, è cambiato tutto, sono in un diverso contesto, non ho più quel bellissimo background, cioè qua c'è tutto un paciugo, insomma, e questo mi dà un bell'assist per raccontarvi anche un pochino i cazzi miei. Sono stati mesi complicati, molto entusiasmanti, sicuramente con una serie di cambiamenti. Mi sono trasferito, ho cambiato casa, infatti per questo vedete un setup che ancora non è quello definitivo e per costruire quel setup definitivo ci vorrà sicuramente del tempo. Ho portato anche dei fumetti, purtroppo non si vedono proprio perché non è un setup definitivo e quindi è complicato. E poi ci sono stati altri cambiamenti, alcuni bellissimi, meravigliosi, altri un pochino più difficili da gestire e questo mi ha reso molto più difficile nel corso degli ultimi mesi registrare dei video per voi e soprattutto darmi quella grinta per metterci di nuovo la faccia. Lo dico sostanzialmente introducendo un tema che mi è poco piaciuto in questi mesi. Ho seguito tanto l'internet fumetto e ho seguito tanto la bolla dei creator internet fumetto e questo non vi posso nascondere che mi ha un pochino demoralizzato. Mi ha demoralizzato perché non è il modo che mi piace di fruire di contenuti, non è il genere di contenuti che mi piace e mi sono sempre sentito, e questa magari è una riflessione che può interessare anche qualche altro collega, tra virgolette, mi sono sempre sentito un pochino stressato, inseguito da questa bulimia continua di dover produrre, di non potersi mai fermare un secondo e non potersi mettere mai un secondo a pensare attorno a quello che si vuole effettivamente comunicare o leggere effettivamente le storie di cui si vuole parlare. Credetemi, fare questi video toglie veramente tanto tempo e in una vita compressa come la mia, già da altre cose, come la vita di tutti in realtà, dal lavoro, dalla quotidianità, diventa sempre più difficile. Però era da un po' che volevo tornare, rimetterci di nuovo la faccia, che tra l'altro stasera non è neanche delle migliori perché c'ho l'influenza, ma insomma questi sono assolutamente cavoli miei. Per concludere, questo non è il modo che mi piace, appunto, di sentir parlare di fumetto. Molto spesso sento parlare di tutto meno che di fumetto e questa cosa non mi ha fatto impazzire. E soprattutto questo stress di contenuti, di richiesta di contenuti, di dover fare, mi ha angosciato. E credo che tutti dovremmo riflettere un pochino anche su questo aspetto. Ma basta parlare dei cavolacci miei, parliamo invece di Superman, perché oggi abbiamo appunto visto il primo annuncio del trailer che dovrà uscire, quindi stiamo ancora parlando di un annuncio dell'annuncio e il trailer uscirà tra qualche giorno, dovrebbe uscire appunto giovedì, nostro italiano, della settimana prossima e questo ha risvegliato in me tutto un tema molto importante che ruota proprio attorno all'azzurrone e a perché per noi di storia di fumetti e cinema, ma non solo per me, ma anche per Mario, Superman sia un eroe fondamentale. La mia tesi è che Superman non andrà necessariamente bene al botteghino.
E per arrivare a spiegarvi perché secondo me Superman non andrà necessariamente bene al botteghino e perché non ho in realtà grande ottimismo non nei confronti della qualità della pellicola, ma nella ricezione da parte del pubblico di questa pellicola, voglio farvi un lungo excursus, anche personale, per carità. Oggi vi racconto un sacco di cazzi miei, ve li beccate, non c'è niente da fare. Non è che io ho sempre avuto il rapporto che ho con Superman. Io Superman ora lo amo, ma non sempre l'ho amato. Quando ero bambino piccolissimo, quindi c'erano i miei primi approcci in realtà al mondo del fumetto, a me Superman stava principalmente sulle scatole, come credo stia sulle scatole la stragrandissima maggioranza delle persone sulla faccia della terra, e su questo tema dovremo necessariamente tornare. Superman mi sembrava un boy scout, Superman mi sembrava ridicolo, Superman mi sembrava noioso, i suoi villain non erano troppo entusiasmanti, sicuramente non rendevano il paragone se messi appunto a confronto con quelli di Batman o quelli di Spider-Man, sicuramente due roster di villain fortissimi. E quindi Superman non mi faceva impazzire, non trovavo niente di entusiasmante, ma soprattutto io di Superman non leggevo niente, non leggevo nulla. L'unica cosa che potevo vedere erano i film appunto degli anni 80 che, con tutta la buona volontà, messi a confronto per un bambino del 93 con il Batman di Tim Burton, erano un po' vecchi, erano già un po' invecchiati male, ecco. E poi c'erano necessariamente i cartoni animati trasmessi su Italia 1, che trovavo comunque più noiosi di quelli di Batman. E poi è successo qualcosa, o meglio, crescendo, maturando appunto, ho avuto l'interesse nello scoprire Superman, nel leggere le storie di Superman. Sapevo che era così importante per la storia del fumetto, sapevo che era il primo di tutti, perché DC Comics questa cosa te la sbandiera continuamente, perché tutti i fumetti in un certo senso derivano, i fumetti di supereroi derivano dall'approccio di Superman, da quella che è stata la storia di Superman. E quindi inevitabilmente sapevo questo, ero conscio di questo e ho avuto la voglia di approfondire il personaggio, e mamma mia, meno male l'ho fatto, perché ho avuto l'occasione di leggere alcune delle storie a fumetti, delle graphic novel, delle storie in generale più belle che io abbia mai letto, da Superman Stagioni a L'uomo che aveva tutto, a Che fine ha fatto l'uomo del domani. Potrei veramente elencarvi tantissime storie pazzesche di Superman, tra le storie più belle mai narrate a fumetti e non. E questo mi ha fatto capire un pochino il personaggio. L'impressione che ho è che Superman sia un personaggio un pochino fuori dal proprio tempo. Viviamo in tempi estremamente maliziosi, estremamente smaliziati, in realtà estremamente cinici, estremamente brutti. Viviamo in tempi brutti. Qualcuno avrebbe detto che viviamo davvero in tempi brutti. E i valori di Superman, quelli dell'altruismo, dell'apertura verso l'altro, della carità, della bontà, della fiducia, del poter vedere gli altri sempre porgendogli l'altra guancia, sono valori che, al di là del condividere messaggi prettamente cristologici, sono lontanissimi dal nostro individualismo, perché viviamo in una società individualista che ci pone sempre da soli lottare per i nostri obiettivi personali e singoli. Ecco, Superman è tutto il contrario. Superman sceglie la strada più difficile. Superman decide di continuare ad essere un bravo ragazzo che viene dal Kansas con il cuore d'oro, e di basare tutto quella che è la sua persona, il suo vero superpotere, su quella che è l'educazione ricevuta dai propri genitori. E questa è la vera grandezza di Superman. Quindi non i poteri che ha, che tantissimi superesseri nel mondo dei fumetti possono avere, ce ne sono tantissimi, a partire dai suoi 1000 cloni malvagi insopportabili e stanchissimi, e di questo anche dovremmo parlare, ma quello che ha dentro di sé. Io vi suggerisco ancora una volta di vedere i video fatti benissimo dal mio amico Mario, sempre di storie di fumetti e cinema, che ben racconta proprio quelli che sono i valori di Superman. Perché con il progetto Hope noi di Storie di Fumetti e Cinema stiamo cercando di fare questa cosa, stiamo cercando di farvi capire perché Superman è così importante. E questo lo facciamo perché io ho notato nel corso della mia vita, non è che sono tantissimi anni, sono 31 per carità, non ho nessuna pretesa di essere Matusalemme di turno, ma ho notato nei confronti di Superman un astio terrificante, un fastidio nei confronti di questo personaggio, inspiegabile. È paragonabile solo a quello che le persone hanno per Topolino, e non a caso c'è questo
confronto, perché sono i due personaggi simbolo di due colossi dell'entertainment, dell'intrattenimento mondiale, di quello che è stato un pochino anche il background culturale di milioni di persone, e perché ne incarnano quelli che sono i valori un pochino da big company e i valori positivi americani, che ormai sono stati persi del tutto. E quindi capisco perché ci sia questo fastidio in un certo senso, però non lo giustifico a priori, non lo giustifico quando il personaggio non si conosce, non lo giustifico. Stanno sparando i petardi, o è arrivata la droga o il compleanno di qualcuno, scegliete voi quale. Io non giustifico questo comportamento nei confronti di Superman, quando di Superman non si è voluto leggere nulla e non si è voluto imparare nulla. E soprattutto non giustifico la mancanza di rispetto nei confronti della storia di un personaggio. È vero che non tutti siamo tenuti ad apprezzare tutto. Ci sta che a qualcuno Superman possa non piacere, ma per l'importanza storica che ha avuto, per l'importanza culturale immensa sul Novecento e oltre che questo personaggio ha avuto nel plasmare tutto quello che oggi conosciamo, un po' di rispetto gli è dovuto. Tutto questo per dirvi perché secondo me Superman al cinema non sarà questo grande successo, o meglio, io spero che lo sia, ma perché potrebbe non essere questo grande successo. Secondo me ci sono degli elementi chiave da considerare. Prima di tutto il contesto, il momento in cui questo film esce, e dopo che genere di rapporto hanno avuto le persone, il pubblico grande, il pubblico vero, il paese reale, ok? Che c'è là fuori, che non siamo noi su YouTube che ce la raccontiamo e ci guardiamo tra di noi, che non siamo noi che compriamo i fumettini e ci guardiamo e ci diciamo ma guarda che bella sta Variant, tutte queste robe così. No, il paese reale composto dai ragazzini che vanno all'oratorio, dai ragazzi che lavorano in fabbrica, non hanno mai letto un fumetto in vita loro e magari lo vogliono leggere oppure non lo vorranno mai leggere, dai vostri colleghi in ufficio che non hanno nessuna intenzione di leggere i fumetti e che magari non hanno visto neanche un film dell'MCU, ma che hanno visto tutti Venom perché Venom è figo, ok? Questo è il paese reale. Il paese reale è questo qua. Il paese reale non è la nostra bolla meravigliosa dove noi viviamo e le nostre opinioni, e non è neanche, se vogliamo dirla tutta, Rotten Tomatoes. Il paese reale è davvero quello che dà i soldi al cinema, è davvero quello che determina il successo di una pellicola o meno, e non è la critica, è il paese reale. E anche su questo potremmo fare discorsi piuttosto lunghi, perché il paese reale è il paese che ha sostenuto veramente la trilogia di Venom fin dall'inizio, nonostante nella nostra bolla si sapesse che era una merda. Il paese reale è quello che in buona sostanza ha schifato Eternals, quando la Marvel ha cercato di portare dei temi diversi, la schifatissima Eternals. E ancora qua dentro nella nostra bolla vedo tante persone schifare Eternals, perché probabilmente non gli è piaciuto, o ha pensato che fosse un film pretenzioso, tutto quello che volete, ma che non si dica che poi la Marvel non ci prova, perlomeno, almeno non ci prova a introdurre temi diversi. E poi c'è qualcuno a cui è piaciuto, tipo io, Mario, basta, più o meno. Il paese reale è questa cosa qua. Il paese reale è anche composto da tutte quelle persone che quando eravate piccoli e compravate l'Uomo Ragno vi picchiava a scuola, vi tirava i pugni nello stomaco, e adesso va a vedere Avengers Infinity War e dice oh è bellissimo il momento del guanto, e poi basta, finisce lì. Questo è il paese reale, che vi piaccia oppure no. Io non voglio spendere troppo tempo sulle critiche della nostra bolla a quello che abbiamo visto per ora di Superman, perché è talmente poco, ok? Che avrebbe anche poco senso, che sarebbe poco sensato giudicare, no? Abbiamo visto poco niente, qualche immagine, sappiamo qualcosina. Abbiamo visto Corenswith, abbiamo visto gli interpreti, sappiamo chi ci sarà, chi non ci sarà, sappiamo che ci sarà l'Authority, che non sarà proprio l'Authority ma sarà tipo l'Elite, ma anche queste sono supposizioni. Insomma, quel poco che sappiamo ancora oggi secondo me ha poco senso essere messo sul piatto della bilancia. Il ragionamento che voglio fare è: molto probabilmente le persone in questo momento non vogliono vedere Superman e non gli interessa vedere Superman. Superman è profondamente detestato perché rappresenta tutto ciò che di meglio si può raggiungere e rappresenta una critica inevitabile nei confronti di ciò che siamo noi e del nostro ruolo nella società. Sappiamo per esempio, ecco questo lo sappiamo, che questo Superman avrà come grande focus appunto nella sua realizzazione, nel suo ruolo nel mondo, quello di portare speranza
e umanità alla gente, pur essendo un outsider, pur essendo un alieno. Questo lo sappiamo, l'abbiamo capito. E quello è il modo di fare di Gunn. E in questo mondo dove nessuno vuole essere giudicato, dove nessuno vuole sentirsi giudicato, e da un certo punto di vista ha anche ragione, ecco, questo modello migliore, questo modello aspirazionale positivo ed aperto verso l'altruismo nei confronti degli altri, non è ben recepito. Viene percepito come noioso, viene percepito come all'antica, viene percepito come antipatico. È molto invece percepito bene quel modello altruista ma pieno di difetti, anche di individualismo e di barzellettine, di barzellette, battute e denaro, come possono arrivare dai vari Iron Man, da Batman, che in realtà sono personaggi positivissimi per come ce li hanno raccontati, ma che hanno in sé una serie di debolezze, anche esplicitate, piuttosto evidenti. Batman, per esempio, non si fa problemi a ricorrere a una violenza piuttosto efferata, soprattutto all'inizio delle sue avventure. E Iron Man è un ubriacone e un miliardario, e i miliardari non è che siano proprio le persone più belle del mondo. Inizialmente costruisce armi e le vende all'esercito, poi ha tutta una grandissima redemption arc, anche sulla questione dell'alcol, ma potremmo fare dei discorsi veramente lunghissimi. Ecco, Superman, la sua stessa debolezza e la sua stessa umanità e la fatica che si fa nel mantenere quell'umanità davanti a un mondo che è molto meno umano di lui. Per assurdo, stiamo parlando di un alieno a confronto con gli uomini e alla fine è molto più umano per come dovrebbe essere, per come sceglie di essere quest'uomo nei confronti del resto dell'umanità. Tant'è che il suo più grande villain non ha nessun superpotere, è semplicemente un genio, anzi è l'apice dell'intelligenza umana ed è malvagissimo, è una persona schifosa. E quindi io non credo che il pubblico abbia troppa voglia, il pubblico generalista, non sto parlando della nostra bolla, non credo che questo pubblico abbia troppa voglia di andare al cinema e sentirsi dire da questo tipo perfetto, bellissimo, meraviglioso, che non vuole capire, che non ha nessuna voglia di intendere, che loro fanno schifo e che invece Superman è bravo, che è migliore di loro, che potrebbe essere un esempio per loro, e loro non vogliono seguire nessun esempio. Cioè ragazzi, noi viviamo in quella che è chiamata la società dell'iperrispecchiamento, no? Secondo alcuni appunto filosofi contemporanei, ma anche antropologi, viviamo in un momento per cui gli stessi politici, gli stessi vertici di potere del mondo cercano quanto più possibile di non offrire un esempio virtuoso alle persone, ma di offrire un esempio addirittura peggiorato alle persone per farsi votare, per farsi eleggere. Perché? Perché siamo in un'epoca in cui tutti possono esprimere la propria opinione, devono esprimere la propria opinione, come sto facendo io in questo momento, e si sentono in dovere di farlo. E quindi necessariamente hanno bisogno anche di confrontarsi con un esempio che non sia come loro, come poteva essere negli anni 90 o nei primi anni 2000. Vedete Berlusconi, vi faccio un esempio, che ancora era come loro ma cercava di offrirgli comunque un modello migliorativo della propria vita. È ricco, ha le belle donne, eccetera, eccetera. No, oggi si cerca di offrire a queste persone degli esempi peggiori di loro. Persone che abbiano meno valori di loro, che siano più stupide di loro, che siano che le facciano sentire meglio, che facciano sentire queste persone migliori rispetto a quelle che vedono, anche quando queste persone migliori di quelle non sono. Ecco, questa è la teoria dell'iperrispecchiamento, e in questa teoria e in questo mondo iperrispecchiato come è il nostro occidentale, ma come è tutto il mondo in questo momento, Superman non ha un cazzo di positivo per il pubblico generalista fuori dalla nostra bolla. Se riuscirà davvero a portare qualcosa di positivo, allora davvero mi restituisce anche a me e a tutti gli altri parte della speranza che davvero Superman dovrebbe portare. Ma io non sono così convinto che andrà bene. No, c'è un altro fattore che non mi convince del tutto del tempismo di questa pellicola, e cioè l'overdose di film da supereroi, di contenuti da supereroi nel corso degli ultimi anni, soprattutto nel corso degli ultimi 5-6 anni, con quello che è stato identificato come, chiamatelo come volete, calo qualitativo o peggiorativo dei contenuti della Marvel, superhero fatigue, che poi c'è stato o non c'è stata,
non sono troppo convinto. Insomma, in buona sostanza, in questo momento c'è un'opinione nei confronti dei contenuti supereroistici piuttosto più tendente, ecco, diciamo al negativo che al positivo in questo momento. È vero che sono bellissimi contenuti per le famiglie, però c'è anche questa considerazione da fare. Tanta gente è stanca, tanta gente non c'ha più voglia, non c'ha più l'hype che aveva quando c'erano i primi Avengers, c'erano le altre gestioni. Ma secondo me neanche quando c'era il primissimo tentativo di lancio del DC Universe di Zack Snyder. Mamma mia, faccio anche solo fatica a pronunciare sto nome, veramente, che è un sintomo di quanto mi dà fastidio al cervello. Non c'è più questo entusiasmo, non c'è. Anzi, si parte dal preconcetto che ormai è tutta roba fatta in un certo modo, che è tutta roba che arriva così, che le abbiamo già viste, eccetera, eccetera. E Superman non è Batman. E mi dispiace dirlo, perché Batman, per esempio, è quell'eroe perfetto capace di unire il pubblico anche quando si tratta di momenti piuttosto difficili. Non è un caso che il grande rinascimento del cinema di supereroi riparta da Batman, che inizi con Batman nel 66 addirittura, con Adam West, che riparta nell'89, che in un certo senso ridefinisca anche un pochino quello che era il genere con la tanto vituperata trilogia di Nolan, con tutti i danni che ha fatto e con tutti i pregi che ha avuto. Ma questo è un tema molto lungo e che potremmo magari portare avanti più in là all'interno del canale. Ecco, io non credo che questo sia il momento adatto. Le persone sono effettivamente stanche e Superman, tra l'altro, in tutto ciò non è quel personaggio percepito universalmente come cool, come Batman, capace di portare la tua collega che non ha mai letto un fumetto in vita sua, tua mamma, tuo zio, il tuo nipotino. Cioè non ha quel fascino universalmente condiviso come appunto ce l'ha Batman. E questo fascino, tra l'altro, Batman se l'è costruito nel corso del tempo, anche sfidando quelli che erano i canoni appunto costruiti a Batman nel 66 e cose di questo tipo. E attenzione, se questo film non dovesse andare bene, sarà un cazzo di problema. Ma non sarà un cazzo di problema solo per DC e Warner Bros, che chiusa baracca e burattini, perché se Superman dovesse andare male, io questo ve lo dico, ripeto, non qualitativamente parlando, ma al botteghino, se questo film dovesse andare male, Warner chiude la baracca. Warner chiude la baracca DC e si chiude per un po'. Ma il danno sarebbe inevitabilmente espanso poi anche al resto, a mio avviso, dei prodotti supereroistici, perché stiamo parlando del granddaddy of them all, ok? Del nonno di tutti, del simbolo per eccellenza del supereroe. E se questo cade, di che cosa dobbiamo parlare? Superman entra in un mondo già popolato da supereroi e già popolato da supercattivi, e questi eroi e questi cattivi sostanzialmente hanno un modo di fare diverso e hanno un modo di fare più sbroccato e sono più edgy, almeno da quelle 4 cose che abbiamo visto anche in Creature Commandos o da Peacemaker banalmente. E quindi sappiamo che l'umanità ha già un tipo di feeling nei confronti del superumano e non ha mai visto qualcosa come Superman, qualcosa di così positivo. Quindi io immagino che il povero Clark verrà trattato come un boccalone, come un fessacchiotto anche dall'umanità tutta, finché queste persone non percepiranno quello che è il vero superpotere di Superman, cioè la capacità di portare gioia, allegria e speranza alle persone attraverso la fiducia nei confronti dell'altro. Si parla poi tantissimo della presenza o meno di questa authority, no? L'authority è faccio un momento cultura per chi non lo dovesse, appunto, per chi non dovesse riconoscere l'authority. Ecco, l'authority è stato un fumetto fichissimo della fine degli anni 90 e primi anni 2000, che appunto voleva raccontare in questo universo parallelo, che poi è stato acquisito dalla DC Comics, questo gruppo di esseri superpotenti in un mondo molto realistico, che a un certo punto si pongono al di sopra delle stesse nazioni e dicono: ma ehi, attenzione, se noi siamo in grado di effettivamente mettere fine alla fame nel mondo o chiudere qua per sempre le guerre, ma perché non lo facciamo? E allora lo fa e si attira ovviamente l'odio di tutte le nazioni. Questo supergruppo è stato scritto benissimo da degli autori che avevano delle capacità estremamente disruptive nel mondo della scrittura del fumetto, come Warren Ellis, come Mark Millar. Ho detto Mark Millar, ebbene sì. E tanti altri autori. C'è stata poi
tutto un filone di autori britannici come Grant Morrison, eccetera. Perché ve lo racconto? Perché parallelamente alle vicende dell'Authority e a The Boys, che tutti conoscete immagino, con tutta una lunga serie di parodie appunto ai personaggi della DC Comics, della Marvel, a tutti i nostri supereroi preferiti, ecco che viene fatto un fumetto di Superman, sempre sulla fine degli anni 90, primi anni 2000, io vorrei dire a memoria questa cosa, ma sto registrando alla cazzo, sappiatelo, che è Truth, Justice and American Way, anzi What's So Funny About Truth, Justice and American Way. È sostanzialmente un piccolo fumetto che racconta di come Superman sia fakissimo, perché la via che sceglie è quella più difficile, come vi raccontavo poco fa. Superman affronta questo team chiamato l'Elite, che altro non è che sostanzialmente una parodia un po' dell'Authority, un po' di The Boys. E questo fumetto voleva essere un grandissimo calcione nel culo a Garth Ennis, alla scuola britannica, a tanti autori che avevano deciso di schifare il supereroe old school a prescindere, e voleva raccontare come Superman fosse figo perché li poteva sconfiggere in 0,2 secondi. E questo è un modo molto basic per spiegare perché Superman è figo a persone che non hanno nessuna intenzione di leggersi All Star Superman, di leggersi grandi storie di Superman, perché purtroppo il paese reale il più delle volte percepisce le cose per paragone, ok? È uno dei grandi metodi appunto di comprensione del messaggio, no? O per assimilazione o per paragone. Molto spesso il confronto diventa proprio un metodo di comprensione più immediato, più veloce per persone che hanno magari una certa propensione personale per capire le cose in questo modo. Ecco, è per questo che alle tante critiche che leggo, ma in sto film c'è già un botto di gente, c'è The Authority, c'è mille cose, io volevo solo Superman, ma no. A parte il fatto che non sappiamo ancora se questo sarà il core del film. Io non credo che il core del film sarà Superman che mena l'Authority, perché l'Authority ha un modo di fare che, tra l'altro, questa cosa io non so chi ve l'abbia messa in testa. Ripeto, l'Authority nei fumetti non è un gruppo di semi-villain. L'Elite è un gruppo di semi-villain, ma non l'Authority. Quindi diciamo che è stato utilizzato l'Authority come pretesto, mettiamola così. Ripeto, stiamo parlando di speculazioni. Io non credo che sarà questo il caso, ok? Io penso invece che il core di questo film sarà raccontare perché Superman è Superman. Perché è così buono, perché porta con sé l'educazione dei propri genitori, perché la fortuna di essere stato cresciuto dai Kent l'ha reso la persona che è, perché l'integrarsi con l'umanità per un alieno sia molto difficile. Ci sono bellissime storie in questo caso. Alieno Americano, per esempio, di Superman, che potete recuperare, racconta perfettamente questa vicenda, la racconta benissimo questa vicenda. E ecco, io credo in queste cose. Io credo che James Gunn, per la sensibilità che ha sempre avuto, per la capacità di raccontare le cose, utilizzerà questo registro. E non voglio cadere in simili facilonerie. Io ho visto tonnellate di live di personaggi che non voglio nominare perché non lo voglio fare, ma Dio mio, fatte sul nulla, sulla speculazione più assoluta, su 4 immagini in croce. Ma cosa si può giudicare da queste cose? Ma non cascateci anche voi. Sempre per la bulimia del content veloce, del content rapido, delle informazioni rapide da assimilare per avere un po' di internet base e parlare del niente. Ma cavolo, ma anche voi abbiate l'amor proprio di dire: io a questa cosa non ci sto. Io voglio un livello più alto di informazione. Io aspetto prima di giudicare. Io aspetto di vedere almeno prima di giudicare. Non era neanche uscito mezzo trailer, da 4 foto sul set. Sono riusciti a fare teorie del complotto assurde, e anche io che sono qua a parlarne sto prestando la mia persona a questo gioco per parlare con chi sostiene questo genere di teorie. È assurdo. Basta. Io vorrei parlare di fumetti, ma mi mettete sempre in questa condizione di dover parlare di queste cose. Quando cazzo mi fate parlare di fumetti? Dio mio, ho letto un sacco di roba. In questo momento stanno facendo da pila per tenere il telefono mentre registro questo video. Sfogo, tra l'altro, chiamiamolo così.
Io sono convinto che Superman sarà un gran film e che James Gunn sarà in grado di raccontare questo personaggio, ma dovete dargli una chance. Dovete dargli la possibilità di raccontarvi questa cosa. Per questo io sono un po' pessimista, perché non ho grande fiducia nel mondo, da un po', nei confronti di tante categorie di persone. E quindi, dai, datemi un bel segnale, no? E non mi riferisco alla mia bolla. Io spero che questo video arrivi a più persone e che più persone provenienti da altre bolle. Sono anche aperto alla critica, sinceramente. Ma magari, ben venga. Mi dicano la propria, ok? La prossima volta giuro che vi parlo di fumetti. Anche se, secondo me, un po' di fumetti pure questa volta. Ve ne ho parlato. Però dai, magari acquisti, spese pazze, cose che vi fanno impazzire. Oh mio Dio, soldoni. Magari. Mi raccomando, ragazzi, assolutamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa storia, se sono pazzo, sto raccontando fesserie, oppure se qualcosa un po' da rivedete in quello che ho detto. E fatemelo sapere qua sotto, nella sezione dei commenti, lasciate qualsiasi commento, offendetemi anche, non mi interessa. Iscrivetevi però al canale, metteteci un mi piace e attivate la campanellina, mi raccomando.